Ciao ragazzi, Ciao questa ragazzi. volta inizio video in maniera differente, e cioè in movimento. Ci troviamo a Punta del Este, nel dettaglio Playa Mansa. Stiamo percorrendo tutto il lungomare, tutta la Rambla, perché dovremmo arrivare alla punta della penisola, cioè il fulcro centrale della città di Punta del Este. si sta benissimo qua perché la temperatura, c'è tantissima gente che fa jogging, la temperatura sarà intorno ai 23-24 gradi, non c'è il sole. Vero, è Purtroppo. stata una giornata un po' particolare, molto caldo, quasi soffocato, molto umido. Però questa strada noi la stiamo facendo a quest'ora della sera perché dobbiamo raggiungere un locale in particolare. È la Sador, la cantina del Giglio. Per farvela corta e farvici capire qualcosa, siamo stati contattati su Instagram o su Messenger, non ricordo, da una persona che guarda i nostri video e ci ha detto, Dario ovviamente, ci ha detto che a lui farebbe piacere se noi andassimo ad assaggiare la pizza su questo Dal luogo suo qua. amico. Quindi andiamo da Marcello, è la Sador, la cantina del Giglio, e ringraziamo con un abbraccio, magari poi tornando in Italia faremo una capatina a Mondragone. Abbracciamo Dario e Virgilio di Virgilio Spizza e adesso ci dirigiamo a Punta del Este, centro. Comunque questo è il lungomare, vi facciamo vedere quello che vedono i nostri occhi. In fondo c'è lo skyline di Punta dell'Este e là c'è una piccola isola. L'isola che Francesco ha inquadrato è Isla Gorriti, che dista 2,5 km da Punta del Este, si raggiunge con un traghetto proprio dal porto di Punta del Este. È un'isola che fa parte del patrimonio nazionale dell'Uruguay, per questo non si può edificare, non si può costruire all'interno dell'isola, ma ci sono moltissime specie autoctone di piante e anche di animali. Si può però soggiornare per una giornata facendo dei picnic, ci sono delle parrillas per poter mangiare la carne. Questa isola, nota curiosa, si chiama Isla Gorriti da Francisco Gorriti, che era il capo militare, comandante militare di Montevideo nel 1750 circa, che si rifiutò di attaccare delle tribù indigene del luogo, per cui dal capo di Montevideo, sempre spagnolo, venne incarcerato in quest'isola. Ci passò un anno e l'isola rimase proprio denominata col suo cognome, Francisco Gorriti, Isla Gorriti. Qua le difficoltà aumentano perché fare un vlog mentre cammini va in difficoltà enormi, è come quando un cantante prova a cantare e ballare, esattamente. Tra l'altro non è l'unica isola a largo di Punta del Este, ce n'è un'altra, Isla de Lobos, che sembra si chiamasse così già dal tempo di Magellano e di Caboto, e ospita una delle più grandi colonie di leoni marini dell'emisfero australe occidentale. Anche qua installazione di strumenti per far palestra lungo la spiaggia, nuovi di zecca. Nel frattempo vi facciamo vedere alcune casine che si trovano a lungomare. Ragazzi, quartiere strepitoso. Primi 3 km andati, Sara va avanti come una locomotiva. Qua è dove abbiamo mangiato il sushi il primo giorno, l'avete visto su qualche storia forse. Questa che stiamo percorrendo è la Rambla Williman, che dovrebbe intersecarsi con la Rambla che viene dall'altro lato, cioè con la Playa Brava, la Rambla appunto Lorenzo Batlló. Le vie di Punta del Este hanno nomi e numeri, ma i cittadini sono soliti identificarle solo con i numeri, tranne per una, cioè per l'Avenida Gorlelo, la strada più commerciale e più ricca che attraversa appunto il centro di Punta del Este. Intanto qualche grattacielo lungomare, mezzo busto di Guglielmo Marconi. Sembra essere stato donato dal Comitato degli Italiani all'estero di Cordoba, Repubblica Argentina, busto donato dal suo presidente, cioè dal presidente del Comitato degli Italiani, Cavaliere Dottor Rodolfo Borghese e famiglia, il 16 gennaio 2009. Addirittura edificio Fiumicino. La presenza italiana, ragazzi, è schiacciante. Sud America finora è lo specchio perfetto tra Italia e Spagna.
Siamo a inizio stagione estiva, a inizio dell'alta stagione, tanta gente dovrà ancora arrivare, ma sembra impossibile, guardandoci intorno con questi mega edifici, mega costruzioni con palestre, piscine all'interno, sembra impossibile che questa cittadina torni nella bassa stagione ad avere i suoi abitanti abituali, cioè 10.000 abitanti, più piccola di Corridonia. Assurdo. Incredibile. Compriamo casa qua? Non in questa zona, nella zona dove siamo noi, casine, basse. Non dimentichiamoci però che Punta del Este è meta di vacanze di tantissimi VIP sudamericani, quindi è normale che ci sia questo sfarzo, questo lusso un po' alla Miami, un po' alla USA. Dovremmo essere arrivati perché abbiamo visto il cartello Italian Pizza con i colori del tricolore, quindi dovremmo essere arrivati da Marcello, la cantina del Giglio e la Sador. Andiamo a vedere. Marcello, sì, Marcello aquí. ¿De parte? ¿Cómo? ¿De parte de quién? Italiano. Marcello. Chi è Marcello? Benvenuti, vengo sporco, sono tutto sporco. Benissimo. Mirá que me voy a poner precioso. Piacere, mangiando todo. Piacere, Francesco. Piacere. Francesco. Me voy a cambiar la A maglietta, a maglietta. Che effetto fa? Ragazzi, è un locale carinissimo. Marcello sembra faccia difficoltà un attimo a parlare italiano, questo un po' mi commuove e mi turba insieme, perché probabilmente ha una storia di anni qui in Sud America. Adesso lo interroghiamo. Lo interrogheremo in spagnolo, se vuole. Ah sí, bueno, porque No. en italiano tengo que practicar un poco más. A noi serve Para practicar. para aprender. Perfecto, perfecto. Para o Despacio, entonces voy a hablar despacio, despacito. sí, despacito. Perfecto, perfecto. No, y siempre, toda la vida, comí, se comieron cosas típicas del sur, porque son las costumbres que trajeron mis padres con mis abuelos, porque yo era chico, pico. Ah, Mi padre tenía 11 años, mi madre 4 o 3. Quindi è venuto qui in Italia col nonno, il padre in realtà aveva 11 anni, quindi era piccolo. ma la pizza è italiana o la pizza è sudamericana? No, sí, bueno, todo es napolitano o del sur, de Salerno, el pomodoro de Salerno, la harina también es napolitana, el horno de napolitano. el forno. Quindi roba, ingredienti importati. Claro, claro. Lo más importante es el alma y la técnica que Virgilio Sí, Pizza, que Virgilio Pizza. él es responsable, Virgilio, Vero. aquí en Bellissimo. Napolitano. Él es responsable de que aquí tengamos la mejor pizza de Italia, aquí en Uruguay. Eso todo es mérito de Virgilio. 100%. Siempre me ha piaciuto, siempre me gustó el estilo de pizza y todo, el cariño que se pone, el amor a esa. ¿Por qué en Italia se le pone tanto cariño y respeto a la pizza? Y con Virgilio aprendí esa parte. ¿Por qué? Ecco. Ah, Porque, claro, Virgilio ha insegnato il perché si pone così tanta attenzione sulla pizza in Italia e quindi ha passato a lui questo concetto e lui l'ha preso. In Italia parrilla ha il significato, credo, della griglia. la griglia, sí, eso mismo, La exactamente. carne grigliata. Acá en Sudamérica, en Río de la Plata, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, la carne es más. número- En Italia, la pizza está de la saga, acá la carne tenemos. È la reina. Y sí, entonces, pero esta pizza es 100% de aceptación, Ho capito. porque es muy, muy rica. Menos, tiene un dicho que se dice así, menos es más. Sì, lei No si tenés smuove, por qué sì. poner tanta. Si tenés buen ingrediente, buena harina, el quinto ingrediente son 4. Farina, allá está, lievito, farina, agua, sal. El quinto es el cariño, es pasión. el respeto por el, Ah, es por el respeto. producto. Eso. Gracias Virgilio, hoy 7 qui. Esta es la piñolata calabresa, de strufoli, ahí, eso para regalarle a los clientes.
Mi questo tía, la otra italiana que vino, ella me ayudó. fa questi a Vino mano. a hacer acá para regalarle a los clientes. Strufoli. Trufoli o piñolata, depende de dónde está. Mamma Pignolata. mia. Ah, hay que abrir y comer, eso es para comer. È dulce. Dulce, sí, claro. Ha l'odore della per noi marchigiani, perché noi siamo marchigiani, Marchigiani. delle Marche, la Ajá. regione. Sí, la marca, sí. È la nostra cicerchiata. Y bueno, Simile alla nostra van cambiando. cicerchiata. De Sì, Calabria va es cambiando il nome, il nome. la piñolata, en Basilicata es trufoli. Y muchos platos típicos que a mí me gusta y todo tiene mi cambio siempre porque le pongo, yo coloco la mía, ¿cómo se dice? Impronta, ¿cómo se dice? Sí, certo. Claro que trato de que sea bien igual a origen, pero con un poco de pequeño twist para que sea adaptada al gusto de la... Pero siempre respetando el proceso, la química de la harina que lleva tiempo, temperatura, todo eso hay que respetarlo siempre. Y come el asado en Italia. Claro, todo tiene una... Claro, Devi adattarlo al gusto, Claro. anche se l'asado è buonissimo, Claro. però devi un po', se hai un ristorante devi adattarlo al gusto italiano. Exactamente. Però vediamo dietro Marcello, mezze lune, cartelletti. por lo menos es una guía, pero es para adornar un poco una decoración. Certo. Pero lo más importante es lo que llega al piatto. Eso es lo más importante. Ci hanno detto che in Sud America amano la pizza con tanto formaggio, è vero? Sí, especialmente en Argentina. È l'Argentina. Aquí se usa bastanza de Bastante. formaggio, pero en Argentina es formaggio con pizza, no es la rotonda, redonda. Es la otra que es larga, es lunga, que va en una pala de madera que se lascia dentro del forno. Ah, beh, è una variazione. differenti forme, Sì, una sì, ha una variante. forma allungata. Poi Eh. magari qualcuno ce lo può dire Claro. se è più esperto del Pizza nome en preciso. teglia, no. Entonces vamos a tener que manchar alguna cosa, alguna ropa, ¿ok? Vamos, primero tiene que probar la pizza, para ver, Certo. primero tenemos que ver si estamos bien, después vamos a continuar. Assolutamente. Ti Perfecto. lasciamo al tuo No, no, lavoro, voy a preparar alguna pizza rica. Grazie Marcello. come tu vuoi. La Como pizza quieras, come perfecto. quieres. Entonces vamos a hacer una especialidad. La pizza Ok. specialità. Perfecto. Va, bebe, Cerveza? lo que quieras. Tengo una uruguaya, una buena. Perfecto. Perfetto. Muy bien. Marcello ci fa adesso assaggiare una cerveza uruguayana, quindi una birra uruguayana. Ma tosta. Non vedo l'ora di assaggiare la sua pizza, anche perché il locale è carinissimo e c'è un certo odore che voi non potete sentire, ma vi posso garantire che c'è un po' di Italia qua dentro. È molto Ora, familiare. però mettiamola qua dentro. Si lo hace a su gusto. Conoce. È uruguaya. Claro, sí. Claro. A su gusto, porque si no me la lío yo. Ah, me puso más espuma a mí que a vos. Entonces prefiero que cada uno se sienta Ah, sì, a su gusto. perfetto, Va bene? assurdo. Cioè, ce la versiamo, Grazie. come vogliamo, secondo il nostro gusto, giustissimo. Per me è pieno, Facciamo le parti giuste, mi raccomando. Pizza in diretta. No, ese per Ah, voi. por- Ese per voi. Margarita. La dije que primero para... Perfecto. Perfetto. E comunque dietro un mega sacchetto di farina, Molini Pizzuti, Costa d'Amalfi. Eccolo Esa, là, la Molini marca è- Pizzuti Costa Amalfi. El tipo de farina Costa Amalfi porque es madurazione media, mezza, lunga. Pronto? Un minuto ragazzi. Che spettacolo. E chi resiste adesso? Bellissimo. Ahora, ¿vamos a mangiare como se debe o mangiare como turista? Vamos a cortar al medio solo, después así. Eso debe, usted sabe el medio como es que yo. Que se dobla al medio, así, o quiere que corte más. Perfecto. Vamos a llevar. Primero esta, después viene la especial. Questo è un assaggio perché noi siamo Ah. italiani, poi viene quella speciale. Si deve mangiare, come dice Marcello, piegandolo in due. Fantastico.
Cioè la pizza nasce come cibo di strada, la tagliate in due e dice questa bisogna piegarla e mangiarla in questo modo. Aspettate, quindi esperamos perché è muy caliente. E a Virgilio's Pizza e alla cantina del Giglio. Ma a tutti voi? A tutti voi a casa. E con i colori del tricolore, buon Natale a tutta l'Italia. Alla vigilia di Natale ci meritavamo una pizza di questa portata. Fra com'è? Cioè... Bueno, ¿cómo está? Ya está, suficiente. Cuando demora, cuando la persona demora, ¿cómo se dice? Sì, Es porque está... quando sta gustando No precisa palabra. Perfecto. Bueno. Ragazzi, rischio di mancare la cena io anche stasera. Altra cosa, segnatevi questa birra, guardate innanzitutto il contenuto, 9,70 ml, è enorme, ma comunque... Come ha detto Marcello, è más rica perché ha molto sapore, non è troppo forte, è amabile da sorseggiare con la pizza, è buonissima anche questa. Questa con sono pere, il forno con vino, con clavo chiodo, canela, vino, zucchero, la pere, con el gorgonzola, con prosciutto crudo, Queste sono noci. un poco noce y un poco de naranja. Esta para mí es la pizza más... Secondo Marcello questa è la pizza numero uno, è la pizza migliore. La pizza speciale della casa. La pizza speciale della casa. Formaggio, prosciutto crudo, buccia d'arancia, ci sono chiodi di garofano, c'è cannella, ci sono noci, olive, le pere. Assaggiamo. Torniamo seri, io lo scherzo, secondo me questo connubio dall'Italia copiatela perché è eccezionale, la migliore pizza mangiata in vita mia. ¡Opa! Oh, attenzione! Ma te lo dice Tano, Francesco. Guarda che comincio a gonfiarmi così che... È un abbinamento di sapori. Bueno, muchas gracias. Tante gracias. Come ci hai pensato? Bueno. Assaggiando? La gordura no está solo acá también. Comincia acá, es así. La consistenza è perfetta, per me è un genio se è riuscito a pensare una cosa del genere, perché anche la buccia d'arancio da quel tocco di acidità assaggiala. In effetti si dice al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio, il queso con le pere. Anche la pera devi mangiare, dai, aumenta il morso. Ecco, così mi piaci. Com'è sa? Cioè sembra che uno stia esagerando, ma effettivamente quanto è buona? Io la faccio a casa, io la farò. Appena usciti dal ristorante, dato che dobbiamo fare 7,5 km a piedi, sono le 10:45, ci farebbe anche bene, però poi domani dobbiamo ripartire in moto, è tardi, inizia a essere fresco, abbiamo chiamato Uber, 433 pesos uruguayani, quindi 10 euro e qualcosa, quasi 11, non è poco, ma 2 minuti sta qua. Tornati nella nostra casina. Proprio adesso. Che bella serata. Avevamo lasciato le luci accese, il nostro computer a calcolare, serata piacevolissima veramente, proprietario simpaticissimo, la pizza non ne parliamo, domani è la vigilia di Natale, domani ripartiamo direzione Punta del Diablo, quindi magari ne approfittiamo per farvi gli auguri di cuore di un buon Natale. Ciao, buon Natale a tutti. Ciao ragazzi.